Sono veramente felice di partecipare a TEDx Itaim Bibi e di condividere con voi l'idea più rivoluzionaria e sottovalutata dei nostri giorni. Questa idea, questa scoperta nasce all'Università di Teramo nel 1990 qua in Italia, dopo 35 anni di studi condotti dal professor Giacinto Auriti. Mi riferisco in particolare alla rivoluzione copernicana dell'emissione della moneta. L'intento di questo talk è quello di far emergere a livello nazionale, a livello mondiale, una conversazione sull'emissione della moneta e contemporaneamente offrire una soluzione sostenibile e originale al finanziamento del reddito di cittadinanza, che si sta sempre più diffondendo a livello europeo e a livello mondiale. La domanda iniziale, cruciale da porsi è: di chi è la moneta all'atto dell'emissione? Quando la moneta era d'oro, il proprietario era il portatore della moneta, ma oggi le banche centrali emettono la moneta prestandola. Quindi il portatore si illude di essere il proprietario, cioè tutti noi ci illudiamo di essere i proprietari delle banconote che abbiamo nel portafoglio e siamo in realtà i debitori. Infatti dal 15 agosto del 1971 Richard Nixon ha definitivamente sancito la fine della convertibilità del dollaro in oro. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Perché quindi nasce il valore monetario? La moneta ha valore perché, essendo misura del valore, è anche valore della misura. Ogni unità di misura, infatti, ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare. Come il metro ha la qualità della lunghezza perché appunto misura la lunghezza, così la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore dei beni, ovvero il prezzo di acquisto. Quindi il valore della moneta è una convenzione giuridica ed essendo ognuno di noi a dargli valore alla moneta semplicemente accettandola, ognuno di noi ha diritto a ricevere la proprietà del valore che egli crea attraverso un reddito di cittadinanza. Questo reddito di cittadinanza va dato anche alle persone che non lavorano, perché l'uomo crea il valore monetario dei beni di cui ha bisogno. Quindi, attraverso questo ragionamento, anche il reddito di cittadinanza subisce una trasformazione. Non è più una semplice beneficenza, non è una nuova forma di welfare state, un aiuto ai più bisognosi, ma è un diritto che ogni individuo ha perché crea il valore dei beni. Concludo questo talk con una domanda che ha fatto un noto comico italiano qualche anno fa. Se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano?